Ciao amico, benvenuto sul mio canale. Mi chiamo Nero e ti spiego l'Islam come te lo spiegherebbe un cane nero. Eccoci finalmente con la terza e ultima parte dedicata alla vicenda di Zaid e al tema dell'adozione nell'Islam. La storia del figlio adottato, poi disconosciuto, te l'ho raccontata nei video precedenti e se te li sei persi ti invito a riguardarli. Oggi invece voglio spiegarti come questa vicenda abbia avuto delle conseguenze in merito al modo in cui l'adozione viene considerata e soprattutto normata all'interno del mondo islamico di oggi. Di fatto, ciò che è successo con Zaid rappresenta il precedente storico nonché sacro, perché come ho già sottolineato più volte la vita del profeta è considerata modello indiscutibile di virtù, a cui fa riferimento la legislazione coranica quando si tratta di normare la pratica dell'adozione ancora oggi. Inizierei dando uno sguardo alle leggi relative all'adozione dei paesi a maggioranza islamica. L'adozione per come la intendiamo nel mondo occidentale, e per essere precisi per come veniva intesa anche in epoca preislamica, è vietata in tutti i paesi il cui sistema giudiziario recepisce i principi della dottrina islamica ed è piuttosto arduo, se non praticamente impossibile, adottare un bambino proveniente da paesi a maggioranza musulmana, anche quando si tratta di paesi tendenzialmente più secolari come Tunisia e Marocco, di cui sono andato anche a spulciare i siti governativi che poi ti lascio in info box. Esiste però una pratica di affido all'interno del mondo islamico, chiamato kafala. Che cos'è la kafala? La kafala è una forma di cura alternativa familiare per i bambini privi di cura parentale praticata dai musulmani in tutto il mondo. Esistono diverse forme di kafala, tra cui kafala formale o informale, a seconda del coinvolgimento di operatori sociali o tribunali, kafala giudiziaria o notarile, a seconda del processo che porta alla decisione di affidare un bambino mediante un atto pubblico ad una famiglia affidataria, kafala intrafamiliare o extrafamiliare, a seconda che il bambino sia affidato a un parente o a una persona non imparentata. A differenza dell'adozione, che come vi dicevo è proibita dalla Sharia, la kafala non comporta l'interruzione dei legami biologici tra il bambino e i suoi genitori di origine, né il conferimento di diritti di eredità al bambino da parte del kafil, ossia l'adottante. Il bambino non acquisisce infatti il cognome della famiglia accogliente, né entra nel suo asse ereditario. La kafala quindi è più simile ad una sorta di affido familiare a lungo termine nel conferimento di alcuni, ma non tutti, i diritti e le responsabilità genitoriali per l'educazione del bambino. La kafala spesso coinvolge parenti stretti che accolgono il bambino in modo informale, spontaneo e non regolamentato e supervisionato, e tra i vantaggi, secondo la visione degli apologeti musulmani, ci sarebbe la continuità dell'educazione in relazione ai legami parentali e alle origini culturali e religiose del bambino. Questa pratica però comporterebbe vari rischi. Ve ne riassumo alcuni tratti dal sito di UNICEF che trovate nell'info box. Secondo i dati raccolti da UNICEF, i bambini in accordi di kafala informale, ma non solo, potrebbero sentirsi discriminati rispetto ad altri bambini nella famiglia o essere abusati e sfruttati dai caregiver, specialmente se vivono con parenti più distanti o persone sconosciute, in quanto la natura informale della kafala può contribuire a una mancanza di monitoraggio e follow-up da parte degli organi di assistenza sociale, lasciando i bambini vulnerabili allo sfruttamento. Del resto, la natura di questo rapporto non è equiparata a quella di genitore-figlio e la stessa legge islamica che è alla base della kafala di fatto non promuove l'instaurazione di un legame genitore-figlio non solo da un punto di vista legale, ma anche affettivo. Tra le regole della legge islamica, infatti, vige anche quella che impone ad una bambina adottata di velarsi di fronte ai fratelli o al padre una volta raggiunta la pubertà. Parrebbe quasi di capire che, data la condizione di non figlia o non sorella, la ragazzina potrebbe indurre in tentazione i membri maschi della famiglia. La cosa è decisamente da brividi e costituisce un rischio per una categoria già abbastanza esposta, cioè le bambine, visto che sposarle è tutt'altro che illecito per la dottrina e in questo caso specifico non vi sono legami di parentela perché di fatto i membri della famiglia accogliente non sono mahram. Sempre secondo l'UNICEF, l'assenza di monitoraggio da parte degli assistenti sociali, inoltre, e la mancanza di una preparazione adeguata prima dell'inserimento del bambino in famiglia possono portare a collocamenti basati più sui desideri dei candidati kafil, cioè la famiglia che accoglie, che non sul migliore interesse del bambino. La kafala non crea un rapporto legale di genitore-figlio tra il bambino preso in carico e la persona che detiene il diritto. Non può e non intende essere considerata adozione, pur essendo riconosciuta come istituzione dalla Convenzione dell'Aia del 1996 e da altri trattati internazionali in materia di protezione dei bambini.
Inoltre, le regole religiose che sottostanno alla pratica della kafala impongono che il caregiver sia musulmano, sempre per garantire, come vi dicevo prima, la continuità dell'educazione religiosa del bambino. Nel sistema giudiziario indiano, dove i musulmani convivono con gli induisti, ad esempio, esiste una sorta di doppia legislazione in merito a seconda della comunità di appartenenza. I musulmani non hanno leggi sull'adozione, tuttavia le coppie musulmane possono rivolgersi al tribunale ai sensi del Guardians and Wards Act del 1890, una carta che stabilisce che le coppie musulmane possono prendere un bambino solo in affidamento. Una volta completata l'età dell'affidamento del bambino, l'adozione non sussiste più. Esiste però anche il diritto personale musulmano, che dà un riconoscimento parziale all'adozione. Con questo atto, il bambino adottivo ottiene lo status simile a quello di un figlio biologico, ma non gli è comunque concesso il diritto di ereditare i beni dai genitori adottivi. La relazione genitore-figlio, intesa come legame che gli consenta di essere tutelato dal punto di vista materiale, affettivo, morale, spirituale e sociale in toto, non esiste. Quindi, ricapitolando, le regole per la sponsorship di un orfano sono queste. L'orfano non prende il cognome della famiglia, ma mantiene il proprio, come prescritto dal Corano nella Sura 33, 4 e 5. L'orfano non percepirà l'eredità dai suoi genitori affidatari, ma gli affidatari devono custodire l'eredità della sua famiglia, sempre se ne ha una. Qui c'è sempre il vizio di mettere in campo il best case scenario. Nel caso in cui l'orfano non ha alcun tipo di eredità, questo lo pone in una condizione di svantaggio di partenza rispetto ai figli naturali della famiglia. Una volta raggiunta la pubertà, il figlio, tra virgolette, non essendo mahram, deve osservare quanto dettato dalla dottrina islamica in materia di pudore e vestiario. La figlia femmina deve osservare il velo in presenza di padre e fratelli maschi e viceversa. Se l'orfana vuole contrarre matrimonio, per la legge islamica il genitore non può farle da wali, cioè da intercessore per organizzare le nozze con la controparte, ma deve rivolgersi ad una istituzione pubblica. L'unico caso in cui un bambino può diventare effettivamente figlio di chi lo prende in carico, secondo la legge islamica, è quello in cui un bambino abbia meno di 2 anni e la madre adottiva lo abbia allattato con successo al seno per almeno 5 volte. In quel caso allora il bambino acquisisce lo status di figlio, mahram, ma non ha comunque diritto all'eredità dei genitori adottivi. Nonostante nel Corano si dica numerose volte quanto sia giusto e virtuoso trattare bene gli orfani, naturalmente prospettando una ricompensa per questo, e la cosa non riesce a non saltarmi fastidiosamente all'occhio, come in tutte le occasioni in cui si associano buone azioni a ricompense. Tutte queste condizioni comportano delle implicazioni abbastanza pesanti su dei soggetti che sono in una condizione di svantaggio già di per sé, in quanto orfani o in quanto provenienti da una situazione familiare di marginalità tale per cui un genitore decide di affidarlo alle cure di altri. Vorrei proprio invitare a questo punto chi difende sul piano morale l'abolizione dell'adozione ad offrire un suo punto di vista nel merito, chiedendo soprattutto di dimostrare come questo sistema possa in alcun modo operare nel miglior interesse di un orfano. Vorrei capire in che modo si mettano al primo posto i bisogni di un bambino, privilegiando i legami di sangue ed impedendo che un fanciullo che ha perso i genitori possa essere reintegrato a pieno titolo in modo permanente in un nucleo familiare, ricevendo un trattamento rispettoso dei principi di uguaglianza sia sul piano materiale che affettivo, così come espresso dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata all'unanimità all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1959. Il fanciullo gode di una protezione speciale, gli vengono concesse opportunità e agevolazioni, dalla legge e con altri mezzi, per consentirgli di svilupparsi fisicamente, mentalmente, moralmente, spiritualmente e socialmente in modo sano e normale e in condizioni di libertà e dignità. Nell'emanazione di leggi a questo scopo, l'interesse superiore del bambino deve essere la considerazione preminente. Una giustificazione abbastanza discutibile che ho sentito fornire dagli apologeti è il pericolo che ci si possa sposare erroneamente tra consanguinei, che non sanno cioè di essere fratelli perché il legame parentale si è reciso, che ai giorni nostri mi pare un'ipotesi piuttosto remota e nulla che non possa essere scongiurato da un test sul DNA, che comincerei a caldeggiare anche nei matrimoni tra cugini, estremamente più frequenti e praticati ancora oggi, a emulazione ancora una volta dei matrimoni dello stesso profeta con più di una cugina, fra cui la stessa Zainab.
Onestamente credo che la distinzione che si viene a creare tra figli legittimi e bambini in affido non faccia che alimentare invece il divario affettivo tra il bambino e l'adulto, e il rischio che un adulto malintenzionato possa sentirsi autorizzato in nome della non parentela a fare del bambino un potenziale partner sessuale è statisticamente più probabile dello sposare accidentalmente un consanguineo. Per carità, parlo di rischio e non di certezza, non ho la certezza che questo succeda, ci mancherebbe, ma il rischio zero sappiamo che non esiste e non vedo perché non adoperarsi a minimizzarlo invece del contrario, le leggi in teoria servono a questo. Il giustificare questo discrimine con la tutela dei legami di sangue soprattutto sembra proprio un retaggio del pensiero magico che riponeva nel sangue e negli altri liquidi del corpo, come il latte, un alto valore magico simbolico. Destituire un'usanza frutto nella maggioranza dei casi di uno spontaneo atto di amore, messo in pratica da chi sia memoria storica, visto che se ne trova traccia anche nel codice di Hammurabi, sembra andare contro la naturale propensione all'accudimento dell'uomo, che si è in questo caso dovuto piegare alla decisione di un Dio che ha scelto di far arrivare questa legge sulla terra solo dopo che il suo ultimo messaggero è rimasto coinvolto in un matrimonio dalla dinamica discutibile agli occhi dei suoi contemporanei, quando poteva scegliere di farcelo sapere in così tanti modi. Cavolo, sei Dio, anche solo prima che Zaid sposasse la donna che poi sarebbe finita per diventare la moglie del profeta, o prima che Zaid stesso potesse venire adottato. Da un punto di vista più personale e psicologico, mi chiedo come possa un bambino non soffrire vedendosi trattare in un modo così iniquo rispetto ai figli biologici ed essere esposto al rischio di diventare una potenziale preda sessuale da parte di chi invece dovrebbe accudirlo e soprattutto amarlo. Non posso non ripensare a Zaid in tutto questo, che ha scelto di stare con Muhammad anziché tornare dal padre biologico. Cosa avrebbe scelto se avesse saputo che sarebbe scesa la sura che delegittimava l'adozione? Sarebbe tornato dal padre o sarebbe rimasto ugualmente col profeta a cui era legato da un profondo affetto? Quello che si evince da questa vicenda e dalle conseguenze che essa ha avuto su un sistema di leggi tutt'oggi vigenti è che come al solito ci si trova di fronte tra esseri umani di serie A e di serie B, una distinzione che abbiamo ritrovato in molte categorie di cui abbiamo parlato nei video precedenti: mogli legittime schiave, uri e donne beatificate, servi e padroni, e ora anche figli biologici e orfani. Ancora una volta a farne le spese sono i più fragili, il tutto per aderire ai precetti di una religione infarcita, almeno così sembra, di sure ad personam, come le chiamo io, sure che hanno beneficiato di più Maometto che altri. Perché ve lo ricordo, di fatto, la famosa Sura 33, attorno a cui ruota tutta la questione dell'adozione, ha permesso al profeta di lavarsi la coscienza nonché la reputazione nel momento in cui ha sposato la ex moglie del figlio adottivo. Per oggi la puntata finisce qui. È stata bella lunga, ma la questione lo richiedeva e ti chiedo di farmi sapere cosa ne pensi nei commenti, cosa che peraltro aiuta molto il canale a girare, quindi a maggior ragione interagisci che per il canale è tutta salute. Io ti ringrazio per essere stato qui con me e ci vediamo al prossimo video. A presto, Nero.